Ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, prima di portarmi a pescare con me, devo raccontarvi una storia. Se avete visto i video, e se non l'avete fatto vi chiedo di farlo logicamente, di pesca al siluro spinning sul mio canale, vi siete accorti che io solitamente uso tre tipi di esche artificiali: il Rapala Joint 13, il Salmo Hornet e il Carson Cranky Fat. Perché con l'esperienza di questi anni mi sono accorto che con queste esche, specialmente quando i siluri sono in attività, la mangiata, l'attacco, il pesce si fa. Dei ragazzi invece dalle mie parti mi hanno detto che loro si sono inventati uno shad, quindi una gomma, che è attraente sicuramente come uno snodato se non di più, e mi hanno chiesto di provarla. Allora, io sto andando a pescare con questa esca e vi voglio riportare la mia esperienza. L'esca in questione innanzitutto è questa, è lo Shad Evolution. Shad Evolution, che come vedete è un'esca di lunga circa 14 cm, presa circa una trentina di grammi, e prima caratteristica che mi piace tantissimo di questo prodotto è che si sposa perfettamente con le testine piombate di Mad Cat, in questo caso la misura è il 10-0, che sono a mio avviso le uniche da utilizzare per la pesca al siluro. Altra caratteristica molto importante è questa coda, diciamo così, quadrata, che manda delle vibrazioni molto attraenti per i pesci e che riproduce in tutto e per tutto il classico snodato. Anche qua, come vedete, ai lati ci sono delle aperture, delle fessure che servono appunto per dare tutta una serie di stimoli al pesce per attaccarvi l'esca. Altra cosa che mi piace tanto di questa esca è che l'evoluzione che stanno portando avanti li ha portati a mettere queste esche, a inserire dentro degli odori attrattivi. Questo, come vedete, giallo è quella con, diciamo, che sa di caramaro, mentre invece ne ho un'altra da farvi vedere oggi, che è questa rosino, che ha un aroma al gambero. Allora, come si pesca con queste esche? A differenza del classico artificiale dove si lancia e si recupera, il bello di pescare con gli shad è che si possono utilizzare in diverse maniere. Si può lanciare e far cadere l'esca sul fondo e poi recuperarla vicino al fondo, o recuperarla immediatamente quando tocchi in acqua per tenerla più a galla. Si possono attaccare delle testine piombate più o meno pesanti in modo tale da farla a lavorare a una profondità diversa. E questo può darvi dei vantaggi che l'artificiale classico non ha. Una cosa che mi piace tantissimo, specialmente di questa versione al gambero, è che effettivamente, fatta lavorare sul fondo del fiume, può interessare veramente il predatore quando non è in caccia, perché voi pensate al siluro fermo sul fondo, che l'unica attività che fa è apre e rinchiude le branchie, difficilmente verrà a galla per attaccare un J13, ma probabilmente se gli fate passare un qualcosa che gli sembra un gamberone di fiume vicino, sarà molto più portato ad attaccarlo. Cos'altro volevo dirvi? L'esperienza ad oggi mia con questa tipologia di esca è assolutamente positiva. Basti pensare che purtroppo non ho il video per dimostrarvelo, ma fidatevi delle mie parole. Io la prima volta che ho usato questa, al quarto lancio che lo facevo passare sul fondo, mi si è fermato l'artificiale di colpo. Pensavo di essermi attaccato al fondo, come purtroppo ogni tanto capita con i pesci di grande taglia. In realtà, in riflesso involontario, ho ferrato, ho cominciato a sentire che qualcuno in realtà si stava seguendo. Quando è arrivato vicino a riva, si è fermato di colpo, il pesce era impossibile da spostare. Purtroppo durante il lancio mi si è formato un piccolo nodino sulla treccia, e quando c'è stato da tirare sul serio ho rotto. Può succedere, però questo secondo me dà grande valore specialmente a questa versione dell'esca. E quindi sicuramente da qui in avanti, ve lo dimostro anche il mio canale, che utilizzerò questa esca per andare a pescare i siluri spinning, perché già dopo il primo tentativo mi ha convinto. E in più ha quel vantaggio di avere in fase di ferrata un'esca dove in bocca non gli mettiamo un'ancorina al pesce, che specialmente con pesci di taglia può magari sul lungo periodo
portare alla slamatura del pesce, ma ci ha portato un amo, un 10-0, che se è attaccato bene non c'è verso di farlo venire via. E niente, questa è un po' la mia introduzione, volevo raccontarvi questa cosa, vi invito assolutamente a provare a utilizzarlo, vi lascio i link nel video dove potete prenderlo, si chiama Shad Evolution, io ve lo consiglio e niente, adesso bando alle ciance, mettiamo l'agropò in testa e vi porto a pescare in riva al fiume con me. Mi raccomando, prima però, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, pollice su sui miei video se vi piacciono e assolutamente commentate pure, io sarò lieto di rispondermi. Ciao! Questa esca ha un bellissimo nuoto e infatti è bastato aspettare il calare delle tenebre per ricevere la visita di un esemplare di siluro a dir poco gigantesco. Che bello! Ci siamo! Lo shad ha colpito finalmente. Va controcorrente. È bello. Mi sa che è bello questo. Sì. Sì ragazzi, questo è un toro. Anche perché sta nuotando a nastro controcorrente. Shad Evolution. Adesso chissà. Dai, vieni via da lì. Sì. Qua ci vuole della pazienza. Pesce di taglia, corrente. Bene, ho preso la corrente. Sembra di essere tornati indietro di un anno. Dai, dai! Dai, fermati su, oh. Dai! Come va indietro? Niente. Vedete perché? Serve del filo nei mulinelli. Bisogna riempirli bene. Io non so che bestia sia questa qua. Non si sposta. Ah, non si sposta.
non è convinto. Guardate, ha una forza. No, 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 no! No! Ma perché? E niente ragazzi, quest'anno va così. Cosa dobbiamo aggiungere? Io ce la sto mettendo tutta, ma una volta mi si fa il nodo dell'attrezzamento e lancio, rotto mostro. Un'altra volta il filo smette di uscire dal mulinello perché usciva troppo velocemente, era troppo tirato, io non lo so. L'unica cosa che mi sento di dirvi però è che questa esca qua è eccezionale veramente. Io la uso da poco, ma penso che non smetterò più di usarla perché mi sta regalando queste emozioni qua. Mi dispiace non avervi fatto vedere la testa di un siluro con lo shadow in bocca, ma fidatevi che è tutto vero quello che state vedendo, questa esca spacca. Alla prossima, ciao!